Ciao, bentornato al mio canale e se sei nuovo, benvenuto! E allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornata su nuovi video che verranno caricati nel canale. Iniziamo subito il video di oggi. Il video di oggi fa parte di una nuova rubrica che voglio inaugurare oggi nel mio canale, dove io ti faccio vedere che cosa ho cucito quella settimana. Quindi ogni settimana uscirà questo video dove ti farò vedere che cosa ho cucito, salvo imprevisti ovviamente, quindi se non farò in tempo a pubblicarlo, magari lo farò una volta ogni 2 settimane. Comunque è una nuova rubrica che voglio fare perché voglio farti vedere tutto quello che io cucio nel tempo. Alcuni ci sono i tutorial, di altri non ci saranno i tutorial, quindi magari ti posso dare delle idee su cosa cucire, come cucirlo, magari ti posso dire anche che aghi ho utilizzato, che macchine ho utilizzato e via dicendo. Quindi in ogni caso è sempre una sorta di chiacchierata, ti faccio vedere che cosa ho cucito, però comunque è anche, può esserti anche utile a livello proprio di cucito e di tecniche, quindi di cucito. Ma iniziamo subito. In questa settimana parliamo esclusivamente, perché ho solo cucito questo tipo di stoffe, le stoffe di Jola che trovi nel sito jolatessuti.it e hai un codice sconto che è Chris29 che puoi usufruire nel sito, appunto avendo la possibilità di avere uno sconto. Se dovessi avere dei problemi ad acquistare nel sito, non mi disturbi assolutamente, fammelo sapere in un commento, scrivimi in privato, fammi sapere. Comunque se ti serve aiuto, io sono qui. La prima maglietta che ti voglio far vedere è quella che sto indossando, l'ho indossata apposta proprio per fartela vedere, ed è una maglietta semplicissima che io ho comprato, t-shirt normalissima, elasticizzata, quindi molto comoda da indossare, e ho applicato nelle maniche, come vedi, fino a farla arrivare a una manica circa 3/4, quindi un po' sopra il gomito, questo tessuto bellissimo che io adoro di Jola, che è un tessuto equitazione. Ti lascio comunque tutti i link per poter acquistare i tessuti, ed è veramente bellissimo. Siccome me ne era rimasto, tendo a voler utilizzare tutte le stoffe. Se mi rimane un po' di stoffa, comunque la utilizzo sempre per le mie creazioni. Ho iniziato con il cucire questa sciarpa. Di questa sciarpa foulard trovi il tutorial nel mio canale YouTube, ed è la sciarpa che ho arricchito con queste bellissime frange. Ovviamente puoi mettere quello che vuoi, io ho messo le frange perché comunque a me piacciono moltissimo le frange in generale, e ti ho fatto il tutorial di questo, quindi se vuoi vai a guardare il tutorial nel mio canale per le principianti, ovviamente, perché comunque è molto semplice e neanche più di tanto, perché comunque c'è tutta una tecnica che io utilizzavo quando cucivo gli scialli, che è una tecnica appunto che riguarda questa parte qui, perché io ho applicato non solo le frange ma anche questo l'ho applicato a mano, in effetti una passamaniera di pompon, poi le frange, ma per applicare le frange ho utilizzato il metodo appunto che utilizzavo quando facevo gli scialli per le sfilate, che sono questi qua. Ti lascio qualche foto per fartili vedere. Quindi ho cucito questa bellissima maglietta, mi piace tantissimo come è uscita, ed è stata cucita con l'elastico, cioè ho utilizzato un elastico. Prima l'ho cucita con la tecnica dell'elastico nella bobina, che si utilizza per fare il punto, quello che viene detto il punto smock, che non è un punto smock che si fa negli abitini, di cui ti ho fatto recentemente un video tutorial dove ti ho fatto vedere come si imposta la macchina per cucire elettronica, perché solitamente la macchina per cucire elettronica non si riesce con questa a effettuare questo tipo di elasticità, ma ti ho fatto vedere appunto come devi settare la macchina per cucire elettronica. In questo caso io ho utilizzato la nuova macchina della Necchi, facilissima da usare, che ti consiglio di andare a vedere nel sito di neckishop.com, che è l'HP04. Quindi anche tu che hai un'elettronica potrai fare questo tipo di lavoro. In un secondo momento cosa ho fatto? Ho applicato un elastico proprio per fare in modo che la manica risultasse proprio così, proprio bella avvitata. Se vuoi invece un effetto, e farò anche quella di manica, quindi te la farò poi vedere prossimamente, senza l'elastico, quindi lasciandola dritta, e poi faremo le nostre dovute riflessioni per vedere insomma quale ci piace di più. Altra cosa che ho cucito oltre alla maglia e alla sciarpetta
diretta, ho utilizzato questa bellissima stoffa sempre di Jola, e anche di questo ti ho lasciato il mio video tutorial che ti lascio comunque in descrizione, ed è bellissima secondo me perché siccome la volevo un pochettino più lunga rispetto a questa, anche se qua io l'ho fatta poi alla fine lunga perché ho applicato le frange, in questa ho applicato, e puoi vedere appunto il tutorial, ho applicato una striscia diciamo di tessuto di raso. Quindi se preferisci una sciarpa che rimane particolarmente lunga perché magari vuoi che faccia 2 giri a seconda del nostro gusto e non ti basta la stoffa perché non è troppo alta, allora ti consiglio che puoi farla anche in questo modo. Poi a me piace moltissimo l'idea di utilizzare 2 stoffe diverse, magari una tinta unita, una con motivi come questa, perché la ritengo molto chic come metodo, molto chic. Mi piace sia per le sciarpe ma anche per le maglie, mi piace per i vestiti, per i pantaloni, mi piace un po' per tutto questa tecnica di utilizzare, insomma non è una tecnica, comunque con la preferenza di utilizzare dei tessuti di diverso colore. Altro accessorio che ho cucito sempre con la stoffa di Jola, i tessuti delle meraviglie, sono veramente i tessuti delle meraviglie, io continuo a dirtelo che sono i tessuti delle meraviglie perché veramente sono dei cottoni facilissimi da cucire, perché sono cottoni 100%, non sono cineserie, sono adatti anche per vestire i bambini, quindi sono sicuri, ecco, sono dei tessuti sicuri anche da quel punto di vista, quindi delle colorazioni e via dicendo. Ed è un colletto Peter Pan di cui ti ho fatto 3 video nel mio canale YouTube, sia questo con i pompon e sia altri 2 modelli, i cui cartamodelli li trovi. Ti lascio sempre il link per poter andare a comprare i cartamodelli che puoi scaricare nel mio sito cristianacarpentieri.it. Quindi vai su cristianacarpentieri.it e vedrai subito il banner, subito l'ho messo proprio a portata di click, proprio nella prima pagina trovi facilmente il cartamodelli, c'è scritto cartamodelli, clicchi lì e ti scegli il cartamodello che ti piace. Io tramite email ti mando il cartamodello ed è veramente carina, anche qui ci vuole un po' di pratica in modo tale che venga veramente perfetto. Poi il lavoro finito ed è veramente molto molto carina. Non ho cucito molto in questo periodo perché sono stata abbastanza occupata, ma conto di fare questo video, ecco, se non una volta alla settimana come ti ho detto prima, almeno 2 volte, perché voglio cucire tutte le stoffe di Jola che sono troppo belle. Ho già deciso che cosa fare e poi lo vedremo in un video. Non farò in tempo probabilmente a farti il tutorial di questa è una novità, purtroppo per alcuni forse è una novità negativa. Preferisco ora come ora farti vedere che cosa ho cucito, te lo mostro in un video. Su queste ho poco da dire perché comunque a parte la maglia delle altre creazioni ho fatto i tutorial, quindi basta che tu vada a guardare i tutorial per vedere come ho realizzato il capo. Nei prossimi video che vedrai delle mie creazioni, di che cosa ho cucito, chiaramente ti darò più informazioni, gli aghi che ho utilizzato, il tipo di macchina, che tipo di punto e via dicendo. Anche se non lo vedrai passo passo, comunque ti darò tutte le istruzioni per poterlo cucire, che secondo me è anche più veloce, più semplice. Sempre tutti questi tutorial lunghissimi che magari ti fanno perdere un sacco di tempo, poi fra un po' è estate, non abbiamo voglia di guardarci i tutorial, magari abbiamo più voglia di farci una chiacchierata insieme. Io ti ringrazio di aver visto il video fino adesso, ti mando un grandissimo bacio, ringrazio tutti i nuovi iscritti e se sei nuovo mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati, e mi raccomando lasciami sempre un commentino sotto perché aumenta l'algoritmo, cioè facilita l'algoritmo di YouTube, per cui i miei video verranno visti sempre di più dal pubblico e quindi diventerà sempre più grande il mio canale e sempre più contenuti per te. Ti mando un grandissimo bacio, sartoriale creativo ma soprattutto terapeutico. Ciao e alla prossima!